Rays of sunlight grace the green mountains of Valnerina in Umbria, creating a peaceful energy that nourishes the soul. Ancient villages here hold stories from medieval times. Welcome to the channel Go to Umbria. In this channel, we are going to show you the authentic Italy. Last year, we had the opportunity to visit Umbria with the perspective of someone who's not from here. In this channel, we are going to show you them all. I'm Gui, And I'm Julia. and we've been living in Italy for 1 year. Umbria is a region that is between Lazio and Tuscany here in Italy, and is known for its greenery, and is also known in Italy as the green heart of the country. This place, this region, is very famous for its authenticity, where people from here have the roots and history of many years living in this part of the country. So we're going to show you an authentic Italy where you can really meet new people, talk to locals, and see a very good travel destination. As we walk through the narrow alleys of Vallo di Nera, we feel its original charm preserved to this day. Soon, we'll meet a couple who turned their family history into a welcoming B&B. Let's explore the hidden gems of Vallo di Nera. Tutto bene? Tutto bene. Questa è Giulia. Ciao, amore. Luca. Piacere, com'è? Tutto bene. Buongiorno. Buongiorno. Ciao. Ciao. Tutto bene? Tutto bene? Bene. Valentina, Giulia, piacere. Ciao. Voglia. This one is for me. Quindi mettere persone che si conoscono, non sempre vicino, in modo che... Esatto, in modo naturale. We bought this house 2 years ago because we got married in this village, and we need a place to have relax and quietness. So this house is made by our furnitures of my family. The sofa, and also I don't know the name of this. This furniture, you can call it Furniture was of my grandmother, and also you can see a lot of baggage of my grandmother who live in Buenos Aires. So I have a very big family in a lot of parts of the world. The house has pieces from different parts Yeah. of the world Yeah. that your family is. Yes, like- because I'm not Umbrian. Uh-huh. I was born in Turin, in the north of Italy, but now I live in Rome, but I love Umbria and this place in Umbria. The pieces of furniture you also took from different moments of their life, and you also Yeah. combined with something new that you bought because maybe there wasn't a table, then you bought a table. So Yes, but we don't bought anything because this is from the house of my grandmother, and these are the glasses and so on of my grandmother. Yeah, so when I see the furniture and so on, I remember the memories. the, are just the coming. memories of my life in Turin, in Desenzano, and also in other parts of the world, because everything have a story. That's great. Yes. Yeah. It's very interesting. And also, you worked
to renovate some things, to paint. Yeah, So yeah. that was also. This chair, also the table is renovated by me, and also the sofa, and also the house, because when we bought this house, it was very old, so we refurbished the entire parts of this house, the new pavement and the new paintings of the wall, and also the color, because I love, and also Luca love color inside the house, but also inside the life. Yes, it gives some like energy. And what's interesting, when you use your hands to do stuff, the energy that you give to the objects. And when you enter this place, you can feel all this energy. Yeah. So that's something very interesting, and easily you can feel that. Yeah, and it is also important for us that the guests are in symphony of our house, and also in symphony of the village, because our house is part of the village, so every day we have the door open, and come on, if you want, you can see the house, and also if you want, we can tell the story about the village and about the house. This year we start a project. So this house is also a bed and breakfast, and we have 3 rooms, and if you want, we can see the other part of the house. Andiamo sotto. Questo è un altro ambiente della casa dove è stata ricavata appunto questa camera, e con tanti altri oggetti di recupero, come anche questa porta, il portone. Sono tutti oggetti che abbiamo recuperato e lavorato io e Valentina, quindi dove fisicamente abbiamo fatto. Anche qui nel bagno, quella era macchina da cucire della nonna di Valentina, quindi sempre di famiglia. La stessa scala. E questa combinazione che voi avete fatto di Moderno cosa e moderno e antico con storia è stato bellissimo. Sì, rende il tutto più accogliente. Poi cerchiamo sempre di migliorarlo nei dettagli, però diciamo uno si sente più a casa. Sì, ma questo è anche un po' del background come architetti, no? Esatto, che purtroppo Voi ci siete- portiamo dietro il background da architetti, è vero. Però le persone che comunque la vedono rimangono colpiti e pensano che è un ambiente familiare, quindi un ambiente che anche se è la prima volta che lo vedono, come se fosse lo conosci da sempre, ti senti al sicuro, no? Sì. Quindi è bello per questo. E poi direttamente da qui possiamo uscire fuori e ci ritroviamo direttamente su. E possiamo guardare i famosi rani. Esatto, le famose rane che tutti ci invidiano, che abbiamo qui all'esterno, perché loro, oltre a essere colorate, essere diciamo un punto di riferimento, vengono da un movimento artistico del nord Italia, di alcuni amici, e fanno delle vere e proprie invasioni urbane, ma di solito loro fanno queste invasioni delle città o dello spazio urbano con almeno 150, 80, 60 pezzi, perché il loro segnale è quello che, come la plastica invade il mondo animale, gli stessi animali di plastica invadono gli spazi urbani e ritornano a prendersi gli spazi urbani. E quindi abbiamo voluto fare questa cosa per personalizzare un po' quello che è il nostro ambiente. E qui una volta entrati abbiamo il nostro piccolo angolo di paradiso, dove spesso organizziamo appunto, oltre a permettere alle persone di rilassarsi e godere un po' sia la vista sulla valle che il sole, organizziamo proprio dei piccoli eventi in cui per un numero limitato di persone
facciamo delle degustazioni di vino abbinate a del cibo o anche eventi, diciamo, trasversali, che adesso non vi sveliamo, però comunque ci saranno un po' di eventi. E da qui possiamo appunto godere della vista della valle. Vabbè, la vista sulla valle, c'è questa parte qui della casa che è molto particolare perché all'interno di questo spazio, diciamo che adesso qui è libero, era una vecchia casa, nel senso qui c'era una casa che poi con il tempo è venuta giù e ha creato questo spazio, e quindi anche questo giardino è uno spazio che si è creato perché le case sono venute giù, altrimenti all'interno del centro storico non sarebbe possibile avere dei giardini così. Siamo fortunati perché poi ecco qui abbiamo questo enorme figo che prima era ancora più grande e abbiamo dovuto per fortuna tagliare. C'è una pianta di pruno che fa le prugne, una vite che sono almeno 50 anni che sta qui, e poi La signora Vini. esatto, e poi abbiamo tutta una serie di piante, Erbe. odori, erbe, alloro, e anche tutto il discorso appunto di cercare di dare un po' di diversità, no? Profumi e quant'altro. E la cosa più particolare appunto è quella finestra che è rimasta in piedi, che comunque crea una cornice sulla valle. Se ti piace. Questo è anice. È un Grappa? po' forte. No, non è il grappa, è sempre fatto con i semi di mele. Semi di mele? E basta, è alcol. Messi a Come macerare. viene anici? Così metti i semi di mele all'interno della bottiglia e l'alcol maturando col tempo tira fuori questo sapore. Ok. Solo con i semini delle mele. Vale, io ho visto che c'è Ribelli scritto sulla t-shirt. Sì. Perché? Perché abbiamo voluto omaggiare un evento storico di Vallo di Nera che si è ribellata con Pietrone d'Avallo al Ducato di Spoleto, e quindi per noi è bello sapere che un paese, cioè una cittadina così piccola abbia questo animo ribelle, e di conseguenza è carino aver omaggiato lo spirito di questo paese. Interessantissimo Sì. questa storia, perché racconta un po' come è formato questo ducato, Certo. questo paese qua. Esatto. Perché Spoleto era la capitale della regione. Era il Granducato di Spoleto. Il Granducato di Spoleto nel periodo medievale, e ha perdurato poi durante il Rinascimento, anche diciamo per tutto il periodo storico fino all'Unità d'Italia, e il Granducato di Spoleto aveva una forte importanza a livello centrale in Italia perché era una regione estremamente ricca e molto fiorente. E ribellarsi al Granducato di Spoleto voleva stata una dire cosa? essere molto forti, no? E non voler essere assoggettati a un potere superiore. Quindi Anche per la posizione della città, che è Certo. alta, quindi c'è Certo. un vantaggio strategico, certo, sì, di difendersi, diciamo così. certo. Ok. E così sì, la storia della ribellione dei Vallani a Spoleto. Sì. E Vale, come può spiegare per noi e anche per tutti chi guardano come l'Umbria è un posto autentico qui in Italia? Credo che sia una regione con grandi potenzialità e soprattutto la sua posizione centrale in Italia, con delle grandi regioni intorno, abbia permesso di preservare usi, costumi, tradizioni che ad oggi vanno a scoprirsi
e quindi attraverso i social, attraverso anche insomma tutta la parte fotografica vanno ad essere scoperti e quindi permettono ai turisti o al fruitore in generale di poter vedere che cosa è l'Umbria e le sue enormi bellezze, perché è una culla di storia, natura, bellezze paesaggistiche, cibo e attività anche sportive da fare all'interno della natura, senza bisogno di grandi strutture. Anche solo camminare in un bosco è una cosa magnifica e a volte si fa fatica in altri luoghi. Quindi anche tanta acqua, a differenza, non è acqua di mare, ma è acqua di fiumi, di laghi, quindi permette veramente di poter fare tante cose in un luogo che è ancora autentico, senza tanto intervento dell'uomo, quindi di vedere effettivamente che cosa... Cuore verde d'Italia. Esattamente. Va benissimo. Esattamente. Umbria is known as Italy's Green Heart not just for its landscapes, but for its deep cultural heritage. From medieval villages like Vallo di Nera to festivals celebrating ancient traditions, it's a region rich in history, food, and art. They were telling me about a yearly contest between all the people who live here, and they have different paintings in front of their house, and every year one is the champion, and last year's champion is this little mouse here. So this is a very cool thing about Vallo di Nera, where people have these different painted images, and it's very nice when you're walking around seeing different arts, so something to keep in mind when you come here. It's time to have lunch, and we came to this restaurant, La Taverna del Bordone, and we are going to eat some typical Umbrian food. This family restaurant is the perfect spot to unwind, offering a cozy atmosphere where you can enjoy local food while taking in a stunning view of the valley. So I'm just trying this beer here. This is a Umbrian brewery, which is in another city here. And this is a very specific and traditional one because it has lentils in the recipe. So it's a way to really get an ingredient from the region and try something different. It's just amazing. A stout style of beer, a little like heavy, but really, really tasty. E poi abbiamo anche delle birre umbre che fanno però con la canapa, perché tanti non lo sanno, ma qui questa è anche una terra dove per anni è stata coltivata la canapa e veniva utilizzata anche per realizzare comunque materiali, tessuti. E a Sant'Anatolia, qui vicino, c'è un museo della canapa dedicato proprio all'artigianalità, all'uso della canapa nell'artigianato. So we are here at Stefano's restaurant in Vallo di Nera, and then we're going to talk to him a little bit. Stefano, come si può dire un po' come la cucina qua, gli ingredienti, qual è il punto dentro il ristorante? Beh, gli ingredienti qua, chi viene qui a Vallo vuole, oltre che godere della vista di Vallo, vuole anche mangiare i prodotti tipici, quindi materie prime del posto, quindi il tartufo, la pasta, i strangozzi, che sono una tagliatella d'acqua e farina, gli affettati, formaggio di Vallo, di un'azienda agricola qui di Vallo che ancora porta le pecore al pascolo, e quello che mangiano le pecore ci si ritrova nel formaggio poi. Quindi il nostro menù, la nostra scelta di piatti è una scelta molto semplice, magari una
anche piatti inventati da noi, cioè non proprio tipici, no, nella costruzione, ma tipici negli ingredienti. Quindi si usano materie prime del posto, tartufi della Valnerina, formaggio della Valnerina, le carni che usiamo sono tutte carni di animali di aziende agricole locali, e questo, quando noi arriviamo al tavolo e raccontiamo queste cose, affascina comunque sia il cliente, perché chi viene qui non vuole mangiare magari un'ottima carne irlandese o piemontese, se parliamo d'Italia, ma vuole mangiare qualcosa del posto. Quindi tutti i nostri piatti sono studiati, ideati in maniera semplice, però con tutte le materie prime del posto. Ma guarda, io devo dire, no, che ad esempio che ci succede? Che delle volte mangiano e vengono in cucina a ringraziarmi, no? Perché hanno mangiato bene, perché magari loro sono stati bravi a servirli, hanno trovato questa familiarità. E mi domando, ma scusa, ma perché per altre parti che mangiano di così? Probabilmente invece è proprio il mixer che si usa della passione che si fa alle cose, che si trasmette questa, dà più valore al piatto che si mangia, perché sennò veramente facciamo una cucina molto semplice, fagioli con le cotili, lenticchie con le salsicce, cioè cose che si cucinano anche in casa. Sì. Eppure dicevo, ho mangiato una lenticchia così buona. La lenticchia la vedo anche alla bottega, quindi deve essere fatta a casa, non è che ci metto chissà che cosa. È proprio il mixer della passione, penso, che poi viene trasmessa dal piatto che si mangia. Assolutamente, sì. Io vedo questa Si cosa, fa per il cuore. se no non è possibile. Io ho per esempio abbiamo fatto anche un cerchio di clienti che vengono ogni tanto a mangiare, chi da Terni, da Perugia, da Foligno. E io poi mi domando, ma da Terni, da Foligno, da Perugia, ma quanti ristoranti passano? Meglio anche dei nostri, dei famosi, che lavorano magari piatti più particolari. È diverso. È questo mix di passione, credo, che trasmettiamo col piatto che si mangia. After savoring comfort food, we head to a thrilling experience: rafting. It's a must for nature lovers, offering exciting rides through the valley's rivers and establishing an unforgettable connection to Umbria's wild side. We are here at Nomad Rafting, and I'm going to talk to Aruch so we can understand better how the service works and which they can bring to us. So Aruch, first of all, what are the possibilities when you're talking about the rivers? Okay, there are two types of river. One is River Nera and one is River Corno. River Nera is for soft rafting and River Corno is for intermediate level. So both are suitable for kids. From 3 years on, they can do that. Okay. And when groups come, should they be like 3 people, 4 people, or doesn't matter? It doesn't matter. We like the boat for River Corno is for 6 people plus guide. If there are just 2 people they book, we will put some others in the boat. Okay. Yes. And what about the guide? How is like their job? What do they really do? What they do, they instruct the all people. They give them all the instruction that they have to follow during the activity. They take some pictures, they do some video by GoPro. And are there any safety concerns? They give all instruction about the safety. Both parts are really safe for kids as well. And what about when people come, which clothes should they wear? They have to bring their swimming suit, and the other stuff we will give to them, like a wetsuit, like jacket, helmet, shoes, we will give to them. Perfect. And if they want to do like shower after the activity, there is the possibility to do that, and they have to bring like towel or some shampoo, that's it. Indietro! Dai, indietro, indietro! Carica quello avanti! Oh, sulle bagaglie, metto lì sulla voi!
here we finish our day in Vallo di Nera in Valnerina, Umbria. Our goal today was to talk to locals, to know their story, and also to show you a very authentic place, and this is our idea and goal for the next videos. Thanks for watching, and do not forget to subscribe and to like this video. And see you in the next video.